Ci sono molte storie che raccontano lo speciale legame che unisce cani ed esseri umani, ma quella di Bobby ha davvero pochi eguali. È l'agosto del 1923. Frank ed Elizabeth Brazier partono dall'Oregon con le loro bambine per andare a trovare dei parenti in Indiana, a distanza di oltre 4.000 km. Con loro, in auto, c'è Bobby, una cagnolina di 2 anni, incrocio tra un collie e un pastore inglese. Il viaggio procede bene e poco prima dell'arrivo i Brazier si fermano a una stazione di servizio. Ma qui succede un drammatico imprevisto. Mentre Frank fa benzina e le bambine lasciano che Bobby prenda un po' d'aria, 3 cani randagi la attaccano. Spaventata, Bobby fugge via e scompare nel bosco, braccata dai randagi. I Brazier l'aspettano invano. Quindi la cercano per giorni, affiggono annunci, scrivono ai giornali, ma niente, Bobby non si trova. Alla fine, affranti, attraversano di nuovo gli Stati Uniti e tornano a casa senza di lei. Passano i mesi, arriva l'autunno, il giorno del ringraziamento, Natale, e inizia il 1924. Un giorno di febbraio, una delle bimbe è fuori dal caffè di famiglia, quando vede sulla strada un cane magro e sporco. Il cuore le balza in petto. Il cane sembra Bobby. Ma quando l'animale si avvicina scodinzolando, la bimba capisce che non sembra Bobby, è Bobby. La accolgono tra lacrime e abbracci. Le danno da mangiare, la curano e lei, sfinita, dorme per 3 giorni di fila. Le zampe hanno le unghie consumate fino all'osso ed è chiaro che abbia camminato per giorni e giorni. La notizia esplode sui giornali. Bobby diventa The Wonder Dog, il cane delle meraviglie. Qualcuno grida alla montatura: come può un cane percorrere 4.000 km da solo? Ma un'accurata inchiesta della Human Society conferma tutto. Bobby ha davvero attraversato da sola gli Stati Uniti, da est a ovest. Ha seguito il percorso inverso del viaggio dei suoi padroni, dormendo nei boschi, attraversando fiumi gelidi, fermandosi solo brevemente in qualche casa o in accampamenti di persone senza tetto per riposare. Diventa una star, recita in un film muto e riceve migliaia di lettere di fan. Il sindaco le dona simbolicamente le chiavi della città. In un evento pubblico 40.000 persone accorrono per vederla e le regalano una cuccia sontuosa, chiamata il castello di Bobby. Ma la domanda rimane: come ha fatto? Ancora oggi la scienza fatica a comprendere il fenomeno. Ovviamente non può essere solo una questione di fiuto. Gli studiosi parlano di un istinto chiamato homing, la capacità di ritrovare la strada di casa, costruendo una mappa mentale interna, guidati da odori, suoni, luce, tracce chimiche. A questo tratto comune a diversi animali, nel caso dei cani si aggiungerebbe una sorta di compasso magnetico interno in grado di percepire il campo magnetico terrestre e distinguere tra nord e sud. In sostanza, Bobby, come altri cani, aveva una sorta di GPS integrato. Ma è difficile spiegare con la scienza anche quella spinta che ha condotto Bobby a sopportare fatiche inenarrabili per tornare dagli umani che l'avevano cresciuta. Nel 1927, a soli 6 anni, Bobby muore, probabilmente per gli strascichi seguiti all'enorme sforzo del viaggio. Il suo funerale a Portland è seguito da una folla immensa. Persino il pastore tedesco Rin Tin Tin viene portato a deporre una ghirlanda sulla sua tomba. A Silverton, un murale e una statua ricordano ancora oggi la cagnetta che attraversò l'America solo per tornare a casa. E ogni anno, durante la marcia degli animali domestici, i cittadini portano in strada gli animali con cui vivono per celebrare la leggendaria storia di Bobby, l'animale che non ebbe bisogno di comandi o di catene per sapere a quale luogo sentiva di appartenere e voleva ritornare. La storia di Bobby è contenuta nel mio libro Quello che non dicono, storie di animali che ci insegnano ad essere umani, edito da Rizzoli e acquistabile in qualsiasi libreria digitale oppure fisica.